Ci sono sicuramente un paio di strategie che vi posso consigliare per fare questo, quindi per ridurre il numero di errori al tavolo. Provate per un attimo a riportare alla mente la partita più bella che avete fatto. È probabile che in questo ricordo prevalga un grande senso di naturalezza, di spontaneità, come se in quella partita, in quel momento, tutto per qualche ragione venisse estremamente facile. Ma poi nella pratica si è sgretolato, è sembrato come se fosse stato davvero tutto facile in quel momento. Beh, se almeno una volta nella vita ti sei sentito così, allora è probabile che tu abbia sperimentato quello che in psicologia dello sport si chiama flow. Il flow, che in italiano a volte si traduce come flusso, rappresenta uno stato mentale in cui le persone si sentono con l'idea chiarissima in testa degli obiettivi che devono raggiungere e sperimentano appunto questo senso di naturalezza, quasi come se la sfida che stanno affrontando, seppur sia difficile, venga percepita come estremamente facile. È come se in quel momento tu fossi perfettamente consapevole delle tue capacità e sei fiducioso nel fatto di riuscire a metterle in campo per riuscire a vincere la partita. Per cui quando le cose vanno bene abbiamo questo senso di naturalezza che pervade le nostre sensazioni. Ma quando invece le cose vanno male? Come chiunque abbia mai giocato a tennis tavolo ben sa, ci sono dei momenti nelle partite in cui da un momento in cui ci si sente forti e consapevoli delle proprie capacità, si passa a un momento in cui invece ci si sente totalmente incapaci. Basta un punto sfortunato, una palla un po' scentrata, il non aver riconosciuto l'effetto di un servizio. Bastano questi piccoli dettagli per far perdere la fiducia nelle proprie capacità e quindi far sì che il momento da positivo diventi molto negativo. E quindi inesorabilmente si comincia a fare errori su errori, come se da un momento con l'altro non si fosse più capaci di giocare. E allora, per spiegarti cosa succede in quei momenti, voglio raccontarti una storia. Ed è la storia del millepiedi e della formica. Questa storia racconta che un millepiedi un giorno incontra una formichina particolarmente curiosa. Questa formichina, che appunto era curiosa di conoscere il mondo intorno a sé, nota il fatto che questo millepiedi riuscisse a camminare coordinando una moltitudine di piedi, veramente in una maniera sorprendente per questa formichina. Allora lo ferma e lo interroga. Ma signor Millepiedi, ma lei come fa a coordinare tutti questi piedi? Io ho solo 8 zampe e già faccio fatica a camminare. Quindi tu come fai? Risolvimi questo quesito. Il Millepiedi allora si ferma un attimo, ci pensa, guarda i suoi piedi e si rende conto che a questo quesito non ci aveva mai pensato. E allora riprova a cominciare a camminare e inesorabilmente inizia ad inciampare e a inciampare. Il pensiero di come stava facendo quell'azione lo blocca completamente e lo porta a continuare a inciampare su di sé, perdendo un'abilità che era iper parte di sé, che aveva estremamente interiorizzato. Cosa vuol dire questa storia? Vuol dire che ci sono dei fenomeni mentali che hanno bisogno di scorrere con naturalezza, di andare in modo fluido, come se fossero un fiume in piena. E più noi cerchiamo di interfacciarci con loro, con la razionalità, il pensiero, il ragionamento, più loro si inceppano. Se io nella mia vita ho già imparato come si fa un top spin di dritto, allora in quel momento lì non ho bisogno di ripensarci, non ho bisogno di riflettere sulla gestualità, su ogni singolo dettaglio del mio gesto tecnico per andare a capire il come va fatto nel modo corretto perché vada in campo. Lo so già fare. E quindi la domanda a questo punto diventa: come non fare la fine del millepiedi? Perché se mi limitassi a dirvi semplicemente di non pensare al vostro gesto tecnico, ci sarebbe l'effetto elefante rosa. Cioè, se io vi dico non pensate a un elefante rosa, sono sicuro che tutti voi già ce l'avete bene in mente, immaginato nella vostra testa, perché la nostra mente è fatta così. Se le proibiamo di fare qualcosa, lei ci va ancora con più intensità e forza. Ecco, quindi per non fare la fine del millepiedi ci sono diverse possibilità, ma tutte accomunate da un'unica grande cosa, ovvero il distrarsi dalla tecnica. Questo può sembrare un controsenso, perché è sicuro che se voi avete commesso un errore c'è stato un errore tecnico all'interno dell'esecuzione di quel colpo. Ma qua l'idea è che siccome quel colpo voi già lo sapete fare, non avete bisogno di impararlo in questo momento, durante la partita, allora per risolvere il problema
Si risolve semplicemente rimettendo il pilota automatico. È come se voi aveste dentro una marcia nella vostra macchina, state andando tutto bene e a un certo punto la marcia gratta, si inceppa. Per ritornare dobbiamo semplicemente rimettere la marcia giusta. Non è necessario star lì a pensare a cosa può essersi rotto, cosa può non funzionare, chiamare il meccanico, entrare dentro la macchina. È sufficiente rimettere il pilota automatico. Ci sono sicuramente un paio di strategie che vi posso consigliare per fare questo, quindi per ridurre il numero di errori al tavolo con questa tecnica. Poi chiaramente ogni strategia va tarata e cucita addosso alla persona in questione in base alle sue caratteristiche personali, però vi do qualche consiglio generale da sperimentare per vedere come vi troverete. Una prima idea può essere quella di concentrarsi sulle gambe, quindi mettere il focus dell'attenzione sulle nostre gambe e non sul braccio. Il braccio è una parte in più che deve scorrere in modo naturale. Concentrandomi sulle gambe distraggo la mia attenzione puntandola sulle gambe, che è sempre tra l'altro una buona idea, mentre il braccio può scorrere nel modo più naturale e spontaneo possibile. Un'altra alternativa per evitare di concentrarsi sulla tecnica del braccio può essere quella di concentrarsi sulla pallina e quindi sul punto di impatto in cui io vado a colpire la palla. Può essere molto d'anticipo, può essere un po' più ritardata, però sempre andare a concentrarmi su quello e non sul tipo di gesto tecnico che sto facendo. Ce ne potrebbero essere tanti altri di consigli utili, ma mi limito a questi due che sono quelli più semplici da attuare, da utilizzare e quindi possono essere i più trasmissibili in questa modalità attraverso YouTube. E allora anche per oggi è tutto, io vi ringrazio per il supporto, se il video ti è piaciuto ti invito a iscriverti al canale e a lasciare un mi piace per supportare il progetto Dottor Psipong e nulla, ci vediamo allora in un prossimo video, sempre qui con il Dottor Psipong.